Benvenuti in questo speciale video che esplora la vita e la morte di Stefano Bontade, un temuto membro della mafia siciliana. Nato in una famiglia di mafiosi, Bontade divenne il boss della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù a Palermo all'età di 25 anni. In questo video, esploreremo la vita e il regno di Bontade, i suoi legami con il mondo politico e i dettagli della sua morte violenta. Se siete interessati a conoscere di più sulla storia della mafia siciliana e su uno dei suoi membri più potenti, non perdetevi questo video e cominciamo. Stefano Bontade era un temibile membro della mafia siciliana, nota anche come Cosa Nostra. Nato in una famiglia di mafiosi, suo padre e suo nonno erano entrambi potenti boss mafiosi nell'area di Villa Grazia, Santa Maria di Gesù e Guadagna. Il padre di Stefano, Francesco Paolo Bontade, è stato uno dei mafiosi più potenti dell'isola e portatore della bara al funerale del boss mafioso Calogero Vizzini, uno dei boss mafiosi più influenti della Sicilia dopo la Seconda Guerra Mondiale fino alla sua morte nel 1954. Nel 1964, all'età di 25 anni, Stefano Bontade divenne il boss della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù quando suo padre, Don Paolino Bontade, morì per problemi di salute. In quel momento, la mafia stava attraversando momenti difficili a causa di una sanguinosa lotta interna nota come Prima Guerra di Mafia. Nel 1968 fu uno dei 114 mafiosi processati e fu condannato a 3 anni nel secondo processo del luglio 1974. Bontade e altri mafiosi banditi riuscirono a entrare nel mercato del contrabbando internazionale di sigarette, imponendo prima la loro protezione e poi il loro coinvolgimento ai contrabbandieri napoletani collegati con la Camorra e Palermo che svolgeva questa attività dagli anni 50. Ad esempio, un fiorente contrabbandiere come Tommaso Spadaro fu iniziato alla famiglia di Santa Maria di Gesù. Fu solo attraverso il contrabbando di sigarette e successivamente il traffico di eroina che molti mafiosi riuscirono a sopravvivere al difficile periodo successivo alla strage di Ciaculli. Bontade era strettamente legato alla rete Spatola Inzerillo Gambino. Questa rete e altri fornitori siciliani hanno dominato il traffico di eroina dalla metà degli anni 70 fino alla metà degli anni 80, quando le forze dell'ordine statunitensi e italiane sono state in grado di ridurre in modo significativo l'offerta di eroina della mafia siciliana, la cosiddetta Pizza Connection. I trafficanti Bontade e Spatola Inzerillo rifornivano la famiglia Gambino tramite John Gambino a New York, di eroina che veniva raffinata nei laboratori dell'isola dalla base di morfina turca. Nel 1970 fu riattivata la Commissione Mafia Siciliana. Era formata di 10 membri ma inizialmente sarebbe stato governato da un triumvirato composto da Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade e il boss corleonesi Luciano Liggio, sebbene fosse Salvatore Riina a rappresentare i corleonesi. All'epoca Bontade stava emergendo come uno dei leader riconosciuti della mafia siciliana. Giovane, ricco, di bell'aspetto, intelligente e giudizioso, nonché figlio di un famoso boss mafioso. Tutto ciò ha reso Bontade un candidato indiscusso a far parte della commissione mafiosa siciliana. Nel 1969 Bontade fu tra gli organizzatori della cosiddetta strage di Viale Lazio per punire il boss Michele Cavataio. Infatti egli stesso scelse i suoi soldati Emanuele D'Agostino e Gaetano Grado per fare parte del comando di killer, che uccise Cavataio. Nel 1970 Bontade partecipò ad un incontro a Milano insieme ad altri boss per discutere sull'implicazione dei mafiosi siciliani nel golpe borghese. Nel 1975 la commissione al completo fu ricostituita sotto la guida di Badalamenti. La commissione mafiosa aveva lo scopo di risolvere le controversie e mantenere la pace, ma Leggio e il suo sostituto e successore, Salvatore Riina, stavano complottando per decimare i clan palermitani, tra cui Bontade e Salvatore Inzerillo. Alla fine del 1978, la leadership della mafia siciliana cambiò, Gaetano Badalamenti fu espulso dalla commissione e Michele Greco lo ha sostituito segnando la fine di un periodo di relativa pace e di un grande cambiamento nella stessa mafia perché Greco era in realtà alleato di Salvatore Riina e successivamente usò la sua posizione per attirare molti altri amici di Bontade verso la morte nella successiva guerra di mafia. La seconda guerra di mafia ebbe luogo a Palermo dal 1981 al 1983. Riina aveva formato segretamente un'alleanza di mafiosi in diverse famiglie, tagliando le fazioni, in barba alle regole sulla lealtà a Cosa Nostra. Questo gruppo interfamiliare segreto sarebbe diventato noto come i Corleonesi.
Questi hanno massacrato le famiglie dominanti della mafia palermitana per prendere il controllo dell'organizzazione, mentre intraprendevano una guerra parallela contro le autorità italiane e le forze dell'ordine per intimidire e impedire indagini e procedimenti efficaci. I corleonesi iniziarono la guerra contro la coalizione guidata da Bontade e Badalamenti per cercare di controllare il traffico di eroina. Nonostante i maggiori mezzi economici e la più ampia rete internazionale, la rete Bontade, Spatola, Inzerillo e Badalamenti non furono in grado di resistere alla spietata violenza dei corleonesi. I membri più importanti dei clan Inzerillo, Spatola e Gambino furono arrestati nel marzo 1980 per traffico di eroina, che minò notevolmente la posizione di Bontade. Il 23 aprile 1981, mentre tornava a casa dalla festa del suo 42esimo compleanno, Bontade fu ucciso a colpi di mitra nella sua auto a Palermo. Si ritiene che l'uccisione sia stata eseguita dal sicario preferito di Riina, Pino Greco, noto anche come la Scarpuzzedda, nipote di Michele Greco, stretto alleato di Bontade. Salvatore Inzerillo fu ucciso 3 settimane dopo con lo stesso Kalashnikov. Molti amici, compagni mafiosi e parenti di Bontade furono abbattuti nei mesi successivi per impedire loro di vendicare la morte del loro capo. Uno degli amici intimi di Bontade era Tommaso Buscetta, che successivamente divenne un testimone collaboratore dopo essere stato arrestato in Brasile nel 1983. Salvatore Contorno, uno dei fidati aiutanti di Bontade, seguì l'esempio di Buscetta. Sono stati i testimoni chiave che hanno consentito ai magistrati inquirenti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e al pool antimafia di perseguire con successo la mafia nel maxiprocesso a metà degli anni '80. Bontade è stato accusato di avere legami con diversi potenti politici, tra cui Giulio Andreotti. La sua morte scatenò una brutale e sanguinosa guerra di mafia che ha provocato la morte di diverse centinaia di mafiosi. Nonostante la sua morte, il nome di Stefano Bontade è ancora sinonimo di potere e violenza nell'ambito della mafia siciliana. La sua storia rappresenta l'ascesa e la caduta di un membro potente della criminalità organizzata, che ha lasciato un'eredità duratura e un segno indelebile nella storia della mafia siciliana. Grazie per aver guardato questo video sulla vita e la morte di Stefano Bontade, un temuto membro della mafia siciliana, trovando interessante questa esplorazione della storia della mafia siciliana e della figura di Bontade. Se vi è piaciuto questo video e siete interessati a conoscere di più sulla storia della mafia e su altri personaggi controversi, vi invito a iscrivervi al mio canale. Pubblicherò regolarmente nuovi contenuti che esplorano questi argomenti e spero di avere presto il vostro sostegno. Se avete dei suggerimenti su personaggi storici della criminalità organizzata che vi piacerebbe vedere in un prossimo video, non esitate a scriverlo in un commento. Sarò lieto di prendere in considerazione le vostre richieste e di offrirvi contenuti che vi interessino. Grazie ancora per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video.